Georgia. Siamo in mezzo alle campagne. Non so. Mi devo svegliare, poi vi racconto tutto. Il clima subtropicale della Georgia fa sì che ci siano i bambù, ragazzi. Fantastico. Ci vado pazzo, bellissimo da vedere. Vi porto un po' nei terreni qui attorno a Comly. Passiamo appunto dalla foresta di bambù, dove qua c'è il fiume che passa nella proprietà. Loro lo utilizzano anche per fare delle mini crociere, così le chiamano, con una barchetta un po' louisiana, ecco. Guardate che immagine, questa è fantastica. Siamo a Comly, al nord della Georgia, vicino Batumi. Abbiamo iniziato un workaway e siamo in una farm. Ciao ragazzi, workaway. Sto facendo un po' la sua tarea oggi, i suoi compitini. Per Davide riparare il tetto. E vi porto con me, vi faccio vedere la vista che ho da qua. Questa è la vista con cui sto lavorando. Questi ragazzi stanno costruendo un'altra casa. Lì c'è la fattoria appunto dove stiamo. E questo invece è il lavoro di oggi di Davide. Ho rismontato tutto il tetto che era conciatissimo e sto mettendo queste cerate nuove. E invece per me hanno trovato questo lavorino di mettere a posto appunto il magazzino. Interessante perché è una farm organica che costruiscono con il fango e la paglia. Vedi che sono mattoni di fango. Qui c'è tutto il materiale per fare i mattoni e ho fatto una pulizia generale e risistemato tutto il magazzino dell'attrezzatura della farm. Ragazzi, questa è l'opera finale. Mi manca solo questo angolino, vedete che ha ancora la cerata vecchia, ma il lavoro è stato fatto. Ho cambiato la cerata. Siamo a novembre ragazzi, c'è un clima, è primavera, bellissimo, con le montagne innevate dietro di là. Un paradiso di posto. Ciao. Guarda qua. E gli ho sistemato tutta questa roba qua. Ho fatto proprio un bel lavorino. E questo è il lavoro di oggi di Eli, che ha ripulito questo capanno degli attrezzi, che in realtà c'è dentro di tutto, e deve togliere questa bacinella piena di paglia e acqua che loro utilizzano per fare questo tipo di parete. Però si vede che la sono dimenticata e quindi la leviamo delle palle così. C'è un odorino, un bel odorino di stalla. Ragazzi, siamo qui nella provincia di Guria. Questa è la nostra casettina, il nostro workaway. Scusate, si vede poco. E stanno facendo il vino. Lì mettono l'uva. E dietro escono i grappoli. Paghi tu, vai, vai. C'è what's grass che non puoi giocare. Per cazzo, c'è what's grass che non puoi. Non è un a vedere lì. E ti c'ha. Tutta la serpiente, così mi dico. Dai. Nella. Ah, ok. Ciao Mauro.
Ciao bambino. No, ma qui c'è l'entrato, proprio una risposta. Aspetta. Sono pazzi per Celentano, ragazzi. Vuoi so? Guarda, lasciati di qua. Prendono il mosto, lo mettono qua e filtra e viene fuori questo, è come un succo d'uva, buonissimo, Davide, è dolcissimo. Veramente dolce. Il succo d'uva è veramente buono. Perché è Natale in presente? Non sta uscendo con Comly B&B è una casa tradizionale, è una casa antica fatta di legno e per più di 150 anni è stata gestita da 3 generazioni di donne. Oggi è giornata di pioggia, forse è la prima giornata vera d'acqua che ci prendiamo, quindi oggi non si lavora, ma si continua a fare il vino. Mucca, Bellica, loro non si fermano. Queste sono tutte produzioni locali, che sono cose che in Georgia le piccole famiglie ancora fanno. Ad esempio questo è il Dato Wine. Dato è un diminutivo di Davide, quindi è il vino di Davide. Ha fatto la sua etichetta e qua racconta appunto la storia di come viene fatto il vino, che è molto interessante. Poi il giorno che non piove vi faccio vedere queste anfore che si chiamano kvevri, che si sotterrano ed è lì che il vino viene lasciato fermentare. Ok, stiamo pranzando e un po' di ciaccia per la felicità di Eli e un po' anche per me. Lica. È autunno, ragazzi, e si respira proprio a pieno qua nelle campagne di Guria. Ecco la barchetta che vi dicevo. Seguiamo lui e andiamo verso il fiume. Questo è il fiume, gonfio per la pioggia. Questo fiume attraversa la città di Zurgheti, che è più in là, ed è un po' un bello sfogo per farsi una passeggiata dopo il lavoro nei campi. Questo workaway qui in Georgia è stato interessante culturalmente, abbiamo imparato veramente un sacco di cose, soprattutto come vivono loro. La natura è, come vedete, incredibile. Veramente fantastica. La cosa che si nota è che non sei in Europa, c'è questa magari visione, idealizzazione dell'Europa, ma loro hanno dei tratti che mischiano con tutte le culture attorno. Cioè il Caucaso forse ha questa particolarità che è veramente unica. Questo è il nostro amico in queste giornate, guarda che sta contento di venire con noi. E le Zafo sono due cagnette che questi 10 giorni qui a Guria ci hanno accompagnato un po' dappertutto, cioè che noi con gli animali ci si trova bene, e oggi la portiamo in giro un pochino qua sul fiume che si sfoga un po', ti dà l'opportunità di respirare, ragazzi, è bellissimo. Adoro il fiume, adoro i paesaggi qua attorno. Qua, prima dell'Unione Sovietica, producevano un sacco di vino. La Georgia ha
1500 tipi di vino autoctoni. E come lo facevano? Lo fermentavano all'interno di giare sottoterra, come questa. E ci mettevano il vino qua dentro, fermentavano. È incredibile, un metodo di fermentazione antichissimo, veramente antico, fantastico da vedere. Naturalmente, come tutte le case in fattoria georgiana, con il loro orto. Infatti i prodotti che stiamo mangiando in questi sono puramente bio, buonissimi tutti. E il tramonto su questa guria che ci ha regalato dei bei 10 giorni.